Non ti sbagliare. Non c'è grasso aggiunto. Ci siamo quasi, eh? Accendiamo un attimo, gli diamo un po' di calore, poco. E adesso andiamo a impiattare. OK。はい、こんにちは、シェフのハベイです。僕は今イタリアに来ていて、知っている方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、2年前のイタリアの動画に出演してくれていたアントニオシェフの新しい厨房に来ているので、これから早速ですね、新しいパスタ料理を教えていただきます。シェフ、buongiorno. Ciao Fabio, tutto ok? Sì, tutto bene. Chef, mi puoi presentare i miei follower giapponesi? Voglio salutare tutti i follower di Fabio qui in Giappone. Sono molto contento di essere conosciuto ed essere suo amico e di far conoscere la cucina italiana in Giappone. Chef, grazie. Grazie a te. Oggi che tipo di pasta mi puoi insegnare? Oggi facciamo una sorpresa, ti voglio far assaggiare un tipo di pasta, innanzitutto una pasta secca, una molisana, ovviamente prodotta in Molise. Sono dei capellini d'angelo che la faremo con una purè di zucca, un guanciale tipico abruzzese, pecorino e pepe rosa da mettere sopra. Assomiglia molto alla carbonara, senza uovo, ma non è carbonara. Ok. Allora, per gli ingredienti, la cosa principale è ovviamente scegliere gli ingredienti importanti, buoni, di ottima qualità. In questo caso ho scelto la molisana, zucca delica, che adesso è il periodo, da settembre fino a gennaio riusciamo a trovarla, pecorino di una masseria qua del posto, zucca ovviamente cotta in forno e resa purè, pepe rosa che gli dà un freschezza. Questo è un guanciale di piccoli produttori che ho trovato per voi, per fare questa ricetta. È un maialino piccolo, non è grande, è stagionato, è abbastanza grasso. Non lo facciamo soffriggere come si fa di solito nella matriciana, ma lo mettiamo crudo per dargli la grassezza e il gusto dolce del guanciale e del grasso. Allora, lo tagliamo a mano. Sì. Tagliamo delle piccole listarelle molto sottili che si devono sciogliere quando lo mettiamo sopra la pasta calda. Perché è crudo. Perché è crudo, quindi non deve essere fastidioso da mangiare, si deve poter sciogliere per farlo diventare come condimento. Ripeto, è molto importante un'ottima materia prima. Sì. Questo grasso qua è fondamentale perché si scioglie con il calore e condisce la pasta. Perché non ci sono grassi aggiunti, questo è naturale, c'è solo il pecorino che gli dà sapidità, il grasso è dovuto da questo, non c'è panna, non c'è nient'altro che la carbonara classica possa avere. Quindi molto classico, come carbonara classico, pecorino, guanciale, sì, però non ci sono le uova e non è carbonara, non bisogna fare il paragone con la carbonara normale. Ha gli stessi sapori, ma non ha di sicuro non è come la carbonara classica. Chef, puoi spiegare un attimo come si cuoce zucca? Allora, la zucca la lasciamo naturale, la tagliamo in 4, mettiamo nella carta stagnola a 170 gradi in forno, togliamo i semi ovviamente, puliamo, una volta cotta si sente, si spappola in mano. Si pulisce con un coltello e si toglie via la parte esterna, si mette nel bimbi e si frulla, basta, naturale, solo con un po' di sale. La particolarità di questa zucca è che è molto dolce ed è molto pastosa in bocca. Quindi molto zucca giapponese, zucca giapponese anche molto dolce. E quindi con l'aggiunta del pecorino dà sapidità che è fondamentale. Ok, capellini? Sì. Sono dei capellini, sono molto sottili, hanno solo 3 minuti di cottura. Fai molta attenzione alla cottura, è importante, eh? Sì. Non ti sbagliare. Ok. Allora, acqua salata ovviamente. Cioè, quando metti il sale, sempre occhio, sensazione. A sensazione. Ok. No, perché il sale puoi anche prendere un peso, però bisogna avere sempre lo stesso sale. Però in questo caso ho fatto occhio. Mi piace molto andare a sentimento, come hai detto tu. Ok. Perché poi non tutte le paste devono avere la stessa sapidità, perché questa qua
deve avere una sapidità abbastanza bassa perché poi c'è il pecorino e c'è il guanciale, quindi deve essere un piatto tendenzialmente dolce, non salato, ok? Ok. Questa è la zucca cotta, non c'è grasso aggiunto, solo naturale. Quindi chiamano purè di zucca? Purè di zucca, si può chiamare tranquillamente una purè di zucca. Voglio fartela assaggiare perché c'ha una dolcezza e una consistenza in bocca molto interessante. Molto gustoso. Sì, aggiungiamo un po' di acqua. Wow, si sente molto profumo. Sì, anche. sì, Zucca buona. sì. Si chiama zucca delica? Sì, sì. Per me è la mia preferita. La utilizzo molto nei miei piatti. Poi questo periodo qua è il periodo top. Da settembre fino a gennaio-febbraio riusciamo a trovarla. Tutto quello che abbiamo preso oggi sono tutti dei piccoli produttori del posto. Quindi tutti gli ingredienti e la qualità. Sì, per me è Guanciale. fondamentale la qualità della materia prima. Sentiamo la pasta. Attenzione alla cottura perché questi passano subito di cottura, Sì. hanno solo 3 minuti. Capellini che si prestano bene in tante ricette, anche in una ricetta fredda. Va molto bene con un piatto freddo di spaghetti. Ho scelto la spaghetti perché adoro la pasta lunga. Cioè, in generale adoro tutte le paste. In questa ricetta lo spaghetto più spesso non mi piaceva perché non prende bene il sugo. Con questa qua prende molto bene il sugo. Ah, ho E capito. poi ho pensato, questo è per te perché in Giappone si utilizza molto la pasta lunga. Sì, Quindi pasta lunga, loro piacciono tanto. Grazie mille. ci siamo quasi, eh? Non c'è bisogno di saltarla tanto nella sua pasta, basta dargli solo 2 giri ed è pronta. Non bisogna farla tirare tanto nella sua salsa, sennò diventa pastosa in bocca. Ci siamo? Cottura perfetta così. Aggiungiamo ancora un po' di acqua dentro la padella, dove ci abbiamo la zucca. Fuoco spento. Ancora un po' di acqua. Ancora un po' di zucca. C'è bisogno di bella concentrata di gusto. Sempre a fuoco spento inseriamo il pecorino. Ok. Abbondante. Lasciamo sciogliere, c'è bisogno di sciogliere. Aspettiamo che si scioglie bene il pecorino. Cioè, questa cremosità sembra carbonara. Sì, Crema. sì. Anche il colore assomiglia alla colore. carbonara. Sì. Accendiamo un attimo, gli diamo un po' di calore, poco, assaggiamo com'è. È bello, ci manca ancora un po' di zucca, guarda. Ci mettiamo ancora un po' di zucca per renderla più gialla. Buona? Sì, molto gustoso. Ah, sopra c'è il guanciale, quindi... Molto buona. Un po' di sale, poco, perché sopra c'è il guanciale, ancora un po' di acqua. E adesso andiamo a impiattare. Ok. Sembra la consistenza della carbonara, guarda, gialla, dolce. Anche profumo. Sì. Già ci sta carbonara. A me lo spaghetto piace impiattarlo largo nel piatto perché così si condisce molto bene. E quando lo prendi non devi arrotolarlo, ma lo tiri sopra, anche da mangiare con le bacchette giapponesi. Che a me piace molto mangiare così. Lasciatelo cadere così come va. Non muovetelo, sennò poi ti sporca il piatto. Adesso prendete il guanciale Sì. con una pinza e lo distribuite sopra, bello generoso.
che con il calore della pasta si scioglie, vedi? Si inizia a sciogliere e condisce la pasta. Ecco perché sottile, Sì, guanciale. sì, sì. Buono questo guanciale. Sì. Per dare un po' di freschezza nel piatto ci mettiamo un po' di pepe rosa. Cioè, meglio pepe rosa, non è nero. Allora, in questo caso ci ho messo il pepe rosa perché rinfresca, è più rinfrescante. Nella carbonara originale ci va il pepe nero. Ok. Ma ripeto, questa non è carbonara, questo è un mio modo di vedere, una spaghetti con la zucca e pecorino e guanciale, ma Ok. non è carbonara. Ok. Ed è una ricetta pensata per te perché in Giappone so che si utilizza molto la zucca Sì, e la spaghetti. grazie mille chef. E questo è il piatto per Fabio. Grazie chef. Grazie a te. Grazie per essere venuto a trovarmi, come tutti gli anni. Grazie. Assaggiamola? Sì. Speriamo che va bene. Buon appetito. Senti il guanciale, come si è sciolto, che dà gusto alla pasta. Chef, mi è piaciuto molto questo piatto. E poi la particolarità sono questi spaghettini che io adoro, che si prestano molto bene anche da fare in brodo. A questo possiamo cambiare la pasta se per esempio quello che ho fatto ieri, risoni, l'altro pasta, Un'altra pasta che io adoro molto sono i risoni e anche le conchigliette piccole. conchigliette piccole. Sì. I risoni perché mi ricorda l'infanzia, quando uno è piccolo mangia la pastina, quindi è un po' molto simile alla pastina. Sì. Ok. Sì. E poi ripeto, questo è un piatto per te, perché in Giappone ci sono so che utilizzate molto la pasta lunga. Cioè, questo possiamo mettere il mio libro nuovo, possiamo fare pasta alla zucca, un maccio di Antonio Zaccardi? Perfetto. La zucca in Giappone si trova molto facilmente. Sì, molto facilmente, una roba per popolare. Anche c'era qualità. Hai, gozosama desu. Chef, grazie, mi hai insegnato questa bella pasta alla zucca. Pasta alla zucca. Pasta alla zacca. Ah, pasta alla zucca. Chiamano così. Grazie a te che sei venuto come sempre. Mi fa molto piacere passare qualche giorno con te e cercare di dare il più possibile conoscenza della cucina italiana in giro per il mondo. Grazie, chef. Ma non è cucina, non è carbonara, Non è carbonara questo. è una versione mia di mangiare la zucca e il pecorino e il guanciale, dedicata a te. Grazie. Grazie a te. はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、チャオ。